Vediamo, eccomi, vediamo. Buona serata a tutti, sono Luca Prestini, qualcuno già mi conosce, altri meno. Vediamo un attimo chi c'è. Ma come? Vediamo chi c'è. Un po' in anticipo, ora dell'Irlanda. Vediamo un po'. Vediamo un po' se c'è qualcuno che ha il coraggio di seguire un po' di cose esoteriche, un po' di cose interessanti. Aspettiamo ancora un attimo. Cosa saranno mai questi tattori? Grazie Roberta, grazie. Qualcuno lo conosco perché già ci sentiamo per altre questioni. Mia moglie, ciao. Aspettiamo un attimo, vediamo chi ha il coraggio di seguire un po' di cose sui Tattva. Vediamo ancora un po'. Comunque questa diretta andrà registrata su Facebook, quindi si potrà risentire per tutti coloro che saranno interessati e la troverete sul mio profilo. Vediamo un po'. Ciao Roberta, ciao cara, una grande guerriera di Bergamo. Vediamo un po'. Vediamo un po', aspettiamo ancora un attimo, vediamo se si collega qualcuno che mi aveva chiesto anche di trattare questo argomento. Ciao Thomas, grande alchimista della scuola 6, scuola esoterico-iniziatica. Vediamo, si sente? Voi sentite? Perché è la prima volta che faccio una diretta. In genere facevo conferenze in Bergamo e in Nord Italia, sia di astrologia che di esoterismo. Vediamo un po'. Ciao Thomas. Aspetta ancora un attimo, vediamo se qualcuno è interessato a questo argomento apparentemente ostico, ma non lo è molto più semplice ed è molto utile per chi fa un certo tipo di lavoro su di sé, anche per chi fa yoga. È molto interessante. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Tanto come va, come state, come è andata la settimana in questi momenti complessi ma interessanti sotto molti punti di vista. Ci sono tante cose, alcune cose sono anche riferite a quello che diremo stasera, che è un aspetto molto occulto, ma che è bene che emerga
perché è di grande aiuto per tutti, ma di grande aiuto, perlomeno sapere che esiste. A me personalmente, se non sarei qua, ha aiutato tantissimo. Ha aiutato tantissimo in tante circostanze della vita, pratiche, perché io sono un pratico e mi piace fare cose che servono. I tattva, che è un termine orientale molto antico, vi fate tutte le ricerche su internet, ne troverete tutte le desinenze, quello che è, sono però molto interessanti a oggi, benché siano una cosa antica. La questione è questa. Scusate. La questione è questa. Chi fa un certo tipo di lavoro, chi riesce ad avere un minimo di centratura, chi fa yoga, chi fa reiki, chi fa tante pratiche oggi disponibili ad ogni livello, sapere l'utilizzo dei tattva potrebbe dare una marcia in più, anzi dà una marcia in più per tante cose, perché utilizziamo le frequenze della luce, ma non in senso scientifico, in senso occulto. Una piccola premessa: la mia scuola è la scuola teosofica steineriana Alice Bailey e gnostica di Samuel Aun Weor. Quindi i miei dati li trovate qua, tutto quello che dico li trovate qua. Questa è la mia. Poi c'ho una mia maestra attuale che seguo, ma questo è un altro discorso. Allora, vediamo quanti siamo. Siamo 7, ma se arriviamo agli apostoli è già tanto. Tanto in genere quando tratto questi argomenti non si va oltre i 13, 12, 15, quindi non c'è problema, nessun problema, non devo raggiungere nessun risultato, il mio è solo una condivisione delle mie esperienze e l'utilizzo di alcune cose come alchimista che possono essere utilizzate anche da altri, molto semplicemente, solo questo. Ho avuto l'ok, adesso va molto di moda, ma hanno detto che, quindi ho avuto l'ok per poterne esprimere e divulgare. In realtà non me l'ha detto nessuno, ho deciso io, siccome fa figo me l'hanno detto. Allora, poi saluto tutti chiaramente, ci sono degli amici grandissimi, Manuela, Roberta, Thomas, un sacco di persone che conosco, che adoro e che fanno tante cose e sono dei grandi maestri. Allora, entriamo un po' più nello specifico. Tattva. Il grande maestro dell'agnosi, faccio un piccolo, poi non farò un video lungo, andiamo poi sul pratico. Il maestro dell'agnosi, grazie Emanuele, grandissimo, è reciproco ovviamente. Il grande maestro dell'agnosi, Samuel Aun Weor, di cui si trovano su internet libri gratuiti, perché la conoscenza non bisogna farla pagare, questo era il suo motto. Poteva permetterselo, molto probabilmente era anche molto avanti, quindi riusciva comunque a divulgare tante cose gratuitamente. Diceva che la miseria, la povertà,
la mancanza di risorse, la mancanza di energie, la malattia, tutte queste cose qua, per uno che lavora su di sé e che vuole raggiungere un determinato stato di bellezza, di abbondanza, di creatività e di energia e di forza, non hanno senso. E un famoso avvocato del Sud America gli chiese: ma come possiamo, che siamo immersi in una marea in un ginepraio di cose, cosa possiamo utilizzare? E lui ha detto: no, c'è un metodo molto scientifico, molto preciso, che in Oriente chiamano Tattva. L'avvocato è rimasto così. Questo metodo è semplice, ma non riguarda solo la ricchezza materiale, riguarda la ricchezza della salute, di tutto, dell'abbondanza, delle amicizie, dell'amore, cioè tutto. E lui diceva: ma tutto il sistema in cui siamo inseriti come terra e che siamo in fondo a tutto un settenario, quindi salto tutta una serie di processi, ha bisogno, segue determinati ritmi e determinate frequenze, segue un'armonia musicale. Questa armonia musicale la possiamo vedere sotto forma dei 7 colori dell'arcobaleno. L'avvocato rimase di stucco e dice: ma come? Cosa c'entra? Cosa c'entrano i soldi, l'abbondanza, la ricchezza con i colori dell'arcobaleno? Sì, diceva, in tutto bisogna aver fede e bisogna provare. Anzi, non c'è da provare, bisogna fare, mettersi in gioco. Dopodiché ne parliamo. Ciao Laura, grandissima Laura, grande, una grande operatrice, post fantastici. Poi ringrazio tutti, poi mi date l'assegno chiaramente perché vi sto facendo pubblicità, no? Ok. Allora, la luce, il sole, è quello che dona forza, energia, abbondanza a tutta la Terra. Senza il sole non ci saremmo. Il sole però occulta qualcos'altro, occulta un'altra energia che gli esoteristi e alcuni tipi di scienziati non bigotti chiamano eterico. Punto. Quindi i 7 colori dell'arcobaleno corrispondono a 7 frequenze, 7 vibrazioni, 7 giorni della settimana, 7, tutto quello che volete è 7. Non potrò rispondere, ecco, se avete delle domande non riesco in diretta, poi risponderò successivamente perché la questione è abbastanza complessa, ma neanche no, però ho bisogno di concentrarmi sulla spiegazione, perché vi arrivi. Allora, queste 7 frequenze che corrispondono ai 7 colori dell'arcobaleno sono i famosi tattva e sono le vibrazioni della luce non visibile che si chiama etere. E sono 7 colori, 7 vibrazioni, di cui 5 che servono a noi e 2 che sono molto potenti, che servono per altre cose. Quelle che servono a noi sono 5, così è meglio, è più semplice. È molto più semplice. Ok, ma che cosa sono fondamentalmente? Sono le vibrazioni del campo elettromagnetico, adesso parlo in altri termini, che è l'etere, campo elettromagnetico, che è l'etere, il campo elettromagnetico terrestre, che è l'etere, che fa l'amore con i raggi del sole. Questo si modifica ogni 2 ore. Vabbè, che serve? Un attimo. Si modifica ogni 2 ore.
Ciò che arriva dal Sole, la vita, l'energia, raggiunge la Terra, in senso occulto è il blu, in un altro nome, in un'altra configurazione di nomi si chiama Akasha e poi si chiama campo elettromagnetico per gli scienziati. E quindi corpo eterico planetario. Abbiamo detto che sono 7 colori, i 7 colori, 7 vibrazioni, 7 giorni della settimana. Pensate al numero 7, quante volte l'abbiamo nella nostra vita, tantissimo. Ora, questo è molto importante chi fa yoga, soprattutto Raja Yoga, e non Hatha Yoga, perché l'Hatha Yoga tende a lavorare su un certo tipo di respiro, mentre il Raja Yoga vuole respirare e quindi il respiro è molto importante. Ho fatto una piccola parentesi per chi fa yoga. Tornando ai tattva, allora i nomi sono 7, abbiamo detto 7 colori, 7 nomi, 7 frequenze, 7 vibrazioni, 7 arcangeli, 7 pianeti sacri, che sono Sole, ma non è un pianeta, però è una stella negli antichi, Venere, Mercurio, Venere, Sole, Mercurio, Venere, Giove, Saturno, Nettuno, Urano. Questi sono i pianeti sacri per l'occultismo e per l'esoterismo. Ancora la Terra no, ci sta lavorando. E infatti vediamo tutto quello che sta succedendo, compresi noi. I nomi dei tattva sono Adi Tattva, Anupadaka Tattva, Akasha Tattva, Vayu Tattva, Tayas Tattva, Apas Tattva, Prithvi Tattva. Ovviamente sono nomi indostani che arrivano dal sanscrito, quindi sicuramente ho sbagliato, ma mi interessa la conoscenza più che il nome specifico. A me interessa sapere che il campo elettromagnetico ogni 2 ore cambia e in queste 2 ore 5 di queste energie cambiano, perché ci servono per il lavoro, per quello che abbiamo detto prima, per l'abbondanza, la ricchezza, quando è il momento di fare una cosa, quando non è il momento di fare quella cosa lì, quando è il momento di pregare, quando è il momento di mandare una mail importantissima, quando è il momento di fare un atto, un contratto importante, se si riesce, quando è il momento di fare un'associazione con qualcuno, quando è il momento di sposarsi, quando è il momento di convivere, di comprare casa, di iniziare un corso, tutto quello che ritenete importante, che voi pensate sia importante, ricordatevi che potete scegliere un momento più propizio. In Oriente lo utilizzano da anni, noi no. Qua in Europa no, tranne pochi sparuti. Dico una scemenza. Vi sentite il momento di comprare un biglietto della lotteria? Aspettate il momento esatto. Poi vi faccio un piccolo esempio mio. Quindi abbiamo detto che sono 7. Il maestro Samuel Aun Weor, rivolgendosi a questo avvocato che faceva parte della sua congregazione gnostica nel Sud America, gli ha risposto, gli ha dato questo sistema fantastico che mai nessun altro aveva dato, perché era occulto. La Madame Blavatsky l'ha spiegato, ma in senso occulto, ma non ha detto come. Bisognava andare in India, bisognava andare a trovare il guru della situazione e, prostandosi, facendo regali eccetera, forse
via orale vi raccontava che cosa sono. Questo era il discorso. Lo trovate, li trovate, ma poi vi dico che c'è un errore, li trovate nell'introduzione all'agnosi di Samuel Aunweor. Introduzione all'agnosi, li ritrovate. Scendete, capitolo terzo, le vibrazioni dell'etere, lì ci sono i tattva. Così con calma ve li studiate. Allora, abbiamo detto che sono 5 quelli che servono a noi. 2 sono talmente elevati, di una frequenza talmente elevata, che servono solo per determinate cose. Se uno sta facendo un percorso spirituale, se uno sta facendo un percorso alchemico, se uno sta facendo un qualcosa a livello mondiale, che non lo so, oppure a livello individuale, che serve per un fine spirituale. Una cosa molto importante, io ho la responsabilità di questo di quello che vi sto dicendo. I tattva sono neutri, ma se sono utilizzati a fin di bene si ha non un grande riscontro, tantissimo, perché i tattva fanno parte della natura, il campo elettromagnetico fa parte della natura e la natura è una nostra alleata. Se però noi abusiamo di questa conoscenza e li utilizziamo per altri scopi, non vi dico nient'altro. Avete già capito. Brutte cose. Allora, ritorniamo alle nostre 7 energie o forze. Entriamo nelle nostre 7 energie o forze. Però i primi 2 tattva sono molto importanti, appunto, per quello che abbiamo detto prima, per un lavoro spirituale, eccetera. E l'aditattva è la forza. In altri termini è il padre, nella Trinità, padre, il padre. Il secondo tattva è l'Anupadaka tattva, che è il secondo logos, che è la madre. Il terzo, che è quello che interessa a noi, perché dal terzo al quarto, al quinto, al setto, al settimo è quello che iniziano a interessare a noi, abbiamo l'Akasha Tattva. L'Akasha Tattva è il terzo logos, cioè nella Trinità Spirito Santo, per usare un altro termine. Ed è governato per gli astrologi da Giove e Urano. Ed è la forza eterica, quello che dicevamo prima. Questa è veramente la forza eterica, mentre i primi 2 sono talmente elevati, talmente potenti, che hanno bisogno comunque di essere, come si può dire, metabolizzati in modo diverso. Dal terzo al settimo invece ci possiamo lavorare, ed è quello che il maestro Samuel Aunweor dice: lavoriamo sul terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo. In altri termini abbiamo un triangolo dove abbiamo in cima l'Aditattva, l'Anupadaka Tattva, e poi nel terzo angolo Akasha Tattva, Vayu Tattva, Teja Tattva, Apastattva e Prithvi Tattva. Sono nomi complessi, ma andiamo oltre i nomi, come vi ho già detto. Ora, cosa ci possono servire queste cose qua occulte che arrivano da armadi polverosi e da antiche tradizioni ormai quasi scomparse insieme ai loro adepti e devoti? Ci servono e come. Dice il maestro Samuel, rivolgendosi a questo avvocato: è necessario che lei conosca la legge della vibrazione universale. Lo studio di Tattva è importantissimo. Tattva è un termine indostano che significa vibrazione dell'etere.
Ora gli scienziati dicono che non esiste l'etere e che l'unica cosa reale è l'energia. Il campo magnetico è l'etere. Tutto viene dall'etere, tutto ritorna all'etere. Quindi sono onde anche, sono onde. L'etere si modifica quindi e diventa tattva, quindi modificazioni, che cambiano ogni 2 ore. Ogni 2 ore. Da quando? E adesso entriamo nello specifico, così velocizziamo il tutto. Quindi bisogna sapere esattamente quando il sole, quando c'è l'alba, l'orario dell'alba. Ci sono i calendari su internet, ormai si trova tutto. Quindi il primo raggio di sole parte il primo tattva. Il primo raggio del sole fa partire il primo tattva, che però abbiamo detto è l'Akasha, perché a noi se ne servono 5, non gli altri 2. 5, gli altri 2 lavorano sempre, di giorno e di notte. Ma questi, che quelli che interessano noi di giorno, partono con l'alba, cioè rispetto al posto dove siete bisogna sapere l'orario dell'alba. Il discorso degli orari è molto importante, bisogna stare attenti all'ora legale. Io non la sopporto l'ora legale perché mi incasina ogni volta tutto, però bisogna stare attenti all'ora legale. Quindi se c'è l'ora legale bisogna tornare all'ora solare per conteggiare bene i tattva, perché l'ora legale è una nostra invenzione, come anche l'ora solare, però noi seguiamo l'ora solare. Poi sono anche astrologo, quindi immaginate, mi fanno girare anche di più i zebedì, come dicono. Quindi si parte dall'ora dell'alba, dal primo raggio, ora dell'alba, come gli animali. Ora dell'alba, ci svegliamo all'alba. Boh. All'alba parte il primo tattva, che è Akasha. Con Akasha cosa possiamo fare? È il momento di pregare. Non si organizzano appuntamenti, né di affari né d'amore, perché se si organizzano qualcosa a quest'ora c'è il rischio di fallimento totale. E questo tattva porta a grandi errori. Gli artisti sarebbe meglio che non facciano niente sotto Akasha, che dura 24 minuti dall'alba. Ogni tattva dura 24 minuti. Quindi, con molta pazienza, non dico di farlo tutti i giorni, ma quel giorno che dovete fare una cosa importante, potete crearvi una tabellina. E in questa tabella inserire esattamente tutti i tattva della giornata. Basta un giorno importante che vi serve. Ve l'ho detto prima, giorno del matrimonio, un'amicizia, una mail importante, quando mandarla, un documento da mandare, a che ora lo devo spedire, a che ora lo devo imbucare, a che ora lo devo firmare. Sono cavolate, ma invece no, sono molto importanti. Io lo utilizzo e quindi vi posso dire che funzionano tantissimo. Quindi il primo tattva, che è Akash, serve per meditare e pregare. Basta, non fate null'altro in questo momento. Sto parlando dell'alba, da 0 dell'alba, dal primo raggio di sole fino ai 24 minuti. Nei successivi 24 minuti abbiamo un altro tattva. Quest'altro tattva è Vayu. Vayu o Vara si trova anche. Questo corrisponde alla velocità, è legato alla velocità, è collegato all'aria, all'elemento aria, quindi ai venti, quindi tutto ciò che sta nell'aria, dagli uccelli alla navigazione aerea.
bisogna stare attenti a quello che si emette perché la voce è aria, quindi molta attenzione a questo momento. Quindi quando si fa una riunione in Vayu, sbaglia attenzione perché possono venire fuori dei grandi conflitti verbali, quindi è meglio stare in silenzio. Ho detto che cambiano ogni 2 ore, quindi 24, 24, 24 per 5, poi riprende Akasha, quindi dalla terza ora, e riprendono tutti fino alla quarta ora, dalla quinta ora riprende Akasha, ripartono tutti fino alla sesta ora e così fino al tramonto. Funziona così. 24 minuti, tutti. Ecco. Durante Vayu sarebbe meglio anche non spostarsi, ma se si deve fare con molta attenzione. Però gli affari risultano veloci e fatti bene in questo momento. Cose spicce veloci possono andare. Io sto leggendo perché mi sono fatto degli appunti anche. Mentre quelli di lunga durata non vanno bene perché è la velocità dell'aria, poca roba, cose veloci. Si possono fare lavori intellettuali durante questi 24 minuti di Vayu o Vara, e i grandi yogi del tempo antichi lo utilizzavano per fare delle operazioni di un certo tipo sull'elemento aria. Ecco, non vi dico altro perché sennò è inutile in questo momento. Terzo tattva è Tejas, che è caldo, quindi ha a che fare con il fuoco, che è il principio più potente poi tra l'altro, e durante questo tattva si sente più calore. Ci sono dei momenti della giornata, chi fa alchimia dovrebbe sentirlo più o meno, chi fa yoga, chi fa respirazione, chi fa queste cose qua, dovrebbe sentire che ci sono dei momenti in cui si sente più caldo rispetto ad altri, anche se magari fuori fa freddo, oppure se in casa fa freddo. Questo è l'elemento fuoco. E è bene bere un po' anche durante questi 24 minuti. Anche in questo momento è bene non discutere perché siamo sotto l'elemento fuoco, quindi meglio non fare riunioni di lavoro o riunioni o discussioni con il partner, meglio un silenzio, aspettare un attimo. Come si fa a capire? Si fa a capire perché si è molto energici, rischiamo di dire oltre ciò che invece nel nostro cuore sentiamo diversamente. Quindi questo è l'effetto del fuoco. Ripeto, io sono alchimista, quindi mi scuso se salto una serie di passaggi, eccetera. Comunque se avete bisogno di domande, di farmi delle domande, mi scrivete in privato, poi rispondo con calma. Sarebbe bene non sposarsi fare proprio la cerimonia sotto questo tattva, perché rischiamo di essere in un momento contrario rispetto a un momento armonico, di armonia. Poi c'è una statistica che grandi incidenti avvengono durante questi 24 minuti del Tattva Tejas. Poi abbiamo il Tattva Prithvi. Questo è molto importante perché è il Tattva del successo, è il Tattva del risultato dei vostri propositi, è il Tattva che serve per dare l'ok a un'operazione, per dargli l'energia giusta, perché si infili nei modi giusti e vada dove deve andare. Allora, chi è negli affari, questo tattva è fondamentale.
ma non solo per gli affari, ma anche per la salute, perché se si mangia durante questo tattva viene assimilato tutto meglio, primo. I matrimoni sono felici se si fanno sotto questa energia elettromagnetica, ho detto, della luce solare che si chiama Prithvi, questa modificazione, questa modifica. Questo è fondamentale perché Prithvi è amore, carità e benevolenza. Questo è un tattva fondamentale per il successo. Come si fa? L'ho spiegato prima, si prende l'orario dell'alba, del primo raggio di sole, che è fondamentale il primo raggio di sole, è come la nascita, il giorno nasce con l'alba, come l'ascendente per l'astrologo. Perché gli astrologi vogliono sapere l'ora? Perché devono conteggiare l'ascendente, che è il primo segno che nasce a est rispetto al punto di nascita, al luogo di nascita. In questo caso noi per i tattva utilizziamo, non dico lo stesso procedimento, ma che è più semplice, ma grazie alle tabelle che ci forniscono, tabelle astronomiche e più che astronomiche, tabelle proprio del sole, di quando nasce, quando tramonta, che cambia ogni giorno sempre di più, perché giustamente la Terra gira intorno al Sole. Quindi sapere l'orario, si aggiunge 24, ogni tattva è 24, 24 più 24 più 24 più 24, arriviamo a 2 ore, riprende il primo tattva e così via. Questo è. Si può fare una tabella semplicissima, con calma. Da 0 a 24 Akash, da 25 a 48 minuti è Vaio o Varo, da 49 a 12 è Tejas, da 13 a 36 siamo andati nella seconda ora è Prithvi e da 37 a 60 è Apas, che è quello che dico adesso. Basta. Poi ripiglia, dalla terza ora ripiglia e ripartono i 24 minuti con Akasha, eccetera, eccetera. E così tutto il giorno. Fondamentale sapere l'ora dell'alba. Da lì si parte. Quindi se voi volete sapere un momento particolare, il matrimonio, mettiamo alle 5 del pomeriggio, andiamo a vedere quel giorno lì se è corretto. Ci si impiega poco, si mette, come vi ho detto, prendete l'orario dell'alba e contate 24, ogni 2 ore riprendono e andate a vedere se finite su un tattva positivo o un tattva difficile, complicato. Provare, esperimenti, ma non solo per il matrimonio, si può fare per un sacco di cose. E il tattva Prithvi è quello del successo. Se dovete fare una riunione, questo. Se dovete fare un contratto, questo. Quando è che il contratto si perfeziona? Con la firma e la data di tutte le parti. Pum. Oppure un appuntamento importante. Possiamo utilizzare sia uno che l'altro. Bisogna avere un po' di fantasia, un po' di energia, di voglia di andare un po' oltre le concezioni normali. L'ultimo tattva è Apas, che è legato all'acqua, che è il contrario di quello di prima del fuoco, che era Tejas o Tejas. Questo tattva è fantastico, come quello di prima che abbiamo detto è terra, che era quello del successo. Questo è quello dell'acqua, che è fantastico. E serve per comprare e vendere. Questo è, direi, anzi, per comprare, se vogliamo comprare qualcosa, questo è fantastico, è il momento fantastico. Ma è ottimo anche per gli affari e ottenere denaro. Quindi gli amici che seguono le borse, chi fa speculazione, chi lavora in determinati campi, questo potrebbe essere molto utile. Si chiama Apas ed è legato all'acqua e sono le fluttuazioni del denaro, tra l'altro. Sotto Apas sarebbe interessante comprare i biglietti della lotteria. Io sono pratico, ve lo dico chiaramente, perché sono tutte cose che voglio vedere
praticamente. Troppe teorie mi stufano. Siccome queste le ho utilizzati, ve lo dico. E li utilizzo ancora. Molto. Anzi, ormai fanno parte della mia vita, tutti i giorni. Quindi se vogliamo fare viaggi in acqua va bene partire in APAS, perché è APAS. E le piogge, questo per gli amici contadini, quando le piogge incominciano sotto in APAS, solitamente sono lunghe e forti. APAS quindi opera concentrando ed attraendo, legge dell'attrazione, concentra e attrae, concentra e attrae. Ok, questi sono. Un esercizio molto importante che si può fare senza svegliarsi all'alba, chiaramente, ma quando si riesce e se si ha tempo, di stare al sole. Il sole è fondamentale non solo per la vitamina D, ma anche per assimilare questo concetto, perché è il sole fondamentalmente, sono le fluttuazioni del sole, le fluttuazioni del campo elettromagnetico della Terra che si unisce al sole in un grande abbraccio dove noi possiamo gratuitamente ricevere dei doni fantastici. Noi siamo degli dei su questa terra, ce lo siamo dimenticato, molti se lo sono dimenticato, ma abbiamo l'energia del sole dentro di noi, abbiamo l'energia della terra e chi meglio di noi può assimilare queste forze. Quindi un bellissimo esercizio è mettersi, ce n'è uno che dà anche Samuel Anwar, ma è troppo complesso, ve lo leggete. Un altro molto più semplice è, visto che abbiamo magari tempo in questi giorni, stare davanti al sole in un momento tranquillo, pensare ai 7 colori dell'arcobaleno, quei 7 colori dell'arcobaleno che incantarono il grande astronomo Newton. Sono i tattva, sono le modificazioni del campo elettromagnetico, sono le modificazioni dell'etere, sono le modificazioni e sono le informazioni che le gerarchie cosmiche ci donano su questa terra tramite questo grande abbraccio tra sole e terra. Noi a occhi chiusi possiamo concentrarci facendo dei respiri tranquilli, rilassati, staccate wifi, chiudete telefoni, lontani dalla TV, chiudete il gatto da una parte, lasciate il cane da un'altra parte, vi mettete e focalizzate l'attenzione sul respiro, sul sole e sulla terra. Ponete la concentrazione, che non deve essere stress, perché se stress non va bene, quindi con calma pensate all'arcobaleno, una cosa bellissima l'arcobaleno, quindi non c'è stress nell'arcobaleno, è bellissimo, parte e finisce. Pensate a questi colori pian piano, questi colori vi appartengono, ci appartengono, nessuno ce li può portare via, sono frequenze divine. In altre concezioni sono i 7 arcangeli, sono i colori dei 7 arcangeli, dei 7 pianeti, delle 7 sfere che abbiamo nella testa, sfere eteriche, dei 7 cosmi collegati al nostro sistema solare, alle Pleiadi, a Sirio. Dentro questo c'è tutto. I tattva sono una manifestazione che i grandi saggi orientali ci hanno donato ed è giusto che io ve li spieghi perché è arrivato il momento. Io o un altro, io li ho utilizzati, adesso vi spiego. Questa meditazione continuate con la visualizzare i 7 colori, li sentite, li fate inspirare e espirate, inspirate e espirate, finché poi tutto il corpo si tranquillizza
facendo questa pratica inizierete a vederli in modo un po' diverso. Ecco, per chiudere la serata, che non voglio tediare ulteriormente, io ho utilizzato questi tattva, vi posso assicurare che funzionano. Per gioco io e mia moglie ci siamo, vediamo un po', prendiamo i biglietti, abbiamo fatto un po' di prove, biglietti gratta e vinci, biglietti Superenalotto, eccetera eccetera. Su 7 volte che abbiamo giocato, 5 volte l'abbiamo beccata, perché c'era un errore. Il maestro Samuel Unwell ha sbagliato a dare la, come si dice, la scala dei tattva. Ha messo prima Prithvi e poi Apas, invece vanno invertiti. Infatti può essere corretto nei successivi libri, quindi viene prima Apas e poi Prithvi. Ecco, così confermato anche da Madame Blavatsky nelle sue opere, solo che lei poi è entrato in un discorso occulto che in questo momento non ci interessa ed è anche pesante. Un'altra situazione che abbiamo utilizzato i tattva era quando abbiamo fatto un atto notarile molto importante che pensavamo non andasse e ci eravamo impuntati per una certa ora. Il notaio non voleva, poi abbiamo detto vabbè, adesso l'abbiamo forzato e effettivamente poi quell'atto è andato bene, è andato molto bene ed diciamo che ha funzionato. Sarà un caso, sicuramente un caso. Un'altra volta che abbiamo utilizzato, anzi questi, i primi due tattva li utilizzo io per i miei lavori di alchimia e sono molto potenti. Chi fa determinati lavori di yoga può utilizzare questi orari che sono molto interessanti, soprattutto della Kasha Tattva e dell'Adi Tattva e della Nudapaka Tattva, solo che i primi due non sono nei 5 della scala che vi ho fatto vedere perché sono molto potenti e lavorano sempre in sintonia con gli altri. Quindi diciamo che sono di un altro genere di livello. Però vi sfido e vi dico di provarli, fate un po' di prove. Se non avete capito il meccanismo mi scrivete e io ve lo rispiegherò a parte, singolarmente. Ecco, io avrei finito. Vi ringrazio tutti voi che avete avuto pazienza di ascoltare queste follie orientali e vi lascio alla prossima, se volete, se ci sarà qualcuno. Una cosa importante, ecco, c'è la meditazione del Vesak, chi ci crede, a chi piace, eccetera, il 7 maggio per il plenilunio del Toro. È una festa molto importante, una festa per l'Acquario, per il segno dell'Acquario, ed è molto importante per la nuova era. Chi ci crede, io penso di tenere una meditazione per questa breve, non lunga, per questa serata che è fondamentale per molti, non per tutti, vabbè, ognuno ha le sue, dove spiegherò che cos'è e chi c'è e quali energie ci sono in base alla mia esperienza, in base ai miei studi. Grazie a tutti, un bacione e alla prossima. Grazie di aver partecipato. Ciao 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 ciao.